Io ho una storia alle spalle legata appunto all'età. Io appartengo ad una generazione che è quella che viene definita generazione X, chiamiamola così, cioè quella nata a metà degli anni 60 e che quindi si porta dietro una storia importante, una storia italiana fondata su dei valori molto precisi, molto distinti. Venire dalla provincia di Modena sicuramente ha segnato la mia storia. Venivo da una provincia molto connotata, in cui alcuni valori e alcune istanze erano già molto evidenti. Il ruolo della donna, la necessità dell'emancipazione della donna, mi portavo dietro tutte le lotte del femminismo a cui io non avevo non ero stata partecipe, ma certamente le vivevo come valore all'interno del mio percorso. La necessità di fare un percorso di, chiamiamolo di mobilità, ma di mobilità soprattutto dal punto di vista culturale. Cioè io sentivo, come molte persone della mia generazione, il limite di vivere all'interno di un contesto della provincia di Modena e quindi da lì parte tutto un percorso fatto di, come dire, della necessità di trovare un ambiente che fosse, desse delle risposte a queste necessità di conoscenza, di curiosità, anche di espressione di una generazione che certamente era il frutto di madri che avevano fatto questa lotta sull'aborto, sul divorzio, sul ruolo della donna. Avevo anche una madre, ho ancora una madre, ma comunque nel passato che certamente ha generato molte aspettative rispetto al ruolo della donna. Quindi una madre che comunque aveva un ruolo apicale all'interno di una dirigente d'azienda e certamente questo ha influito molto su di me nell'andare a cercare qualcosa che fosse completamente diverso. Per cui da una parte sentire molto forti alcuni valori, ed erano i valori quelli espressi appunto al momento dalla sinistra, dall'altro la necessità comunque di trovare un'espressione del sé. Quindi nel 1984 sono venuta a vivere a Bologna e mi sono iscritta alla facoltà di scienze politiche. La facoltà di scienze politiche, soprattutto del tempo, era un luogo molto molto di sperimentazione, era un luogo anche un luogo di forte partecipazione. Sono gli anni, ho vissuto anche gli anni della Pantera presso dentro l'università, ho vissuto gli anni anche della riscoperta delle coscienze degli studenti e delle studentesse. Parlo della riscoperta perché ovviamente noi eravamo i fratelli minori delle generazioni del 77 e del 68 che non hanno fatto altro che rinfacciarci che noi non sapevamo chi eravamo e questo l'abbiamo sentito sempre molto tutti perché non avevamo vissuto quella cosa, però in generale per me sicuramente che ne sentivo gli echi è stato molto importante aver studiato sociologia e aver incontrato persone che in qualche modo mi hanno veramente aperto la mente. I miei professori sono stati tutti, a partire dal professore Achille Ardigò e poi via via tutti gli altri, hanno certamente portato a me una coscienza di tipo civico, culturale e politica molto importante. Quindi è stato un grandissimo cambiamento e l'impatto con la città. Una persona che ha cambiato la vita, certamente c'è stata una persona che è stata la professoressa con cui mi sono laureata, che è Geria Di Nallo, la quale è quella che mi ha in qualche modo dato la possibilità di intraprendere un percorso di questo tipo. Non era nelle mie ambizioni, non era nei miei pensieri, ma lei mi ha reso possibile, mi ha fatto intravedere che questo percorso era possibile anche per me. E quindi da lì è partita la mia storia. Mi sono dottorata nel 95 e poi piano piano ho fatto tutto il percorso fino a diventare nel 2015 professoressa ordinaria. È stato un lungo percorso il mio, prima di arrivare al ruolo che ricopro in questo momento da più di 10 anni, insomma. Sono stata fortunata perché ho potuto
vivere le trasformazioni di questa città ed essere referente di alcuni processi trasformativi. Nel 2017 sono stata la garante della partecipazione e ho assistito appunto all'implementazione dei processi di amministrazione condivisa. Nel 2017-2018 ho seguito tutta l'attuazione del bilancio partecipativo, quindi diciamo che dal punto di vista dell'osservazione sociologica ho visto in atto tanti, diciamo così, la costruzione di un modello di amministrazione diversa da quella tradizionale, tra l'altro molto innovativa anche rispetto a quello che accadeva nel resto del paese. Lo è anche oggi questa amministrazione condivisa innovativa rispetto ad altre forme del paese. È chiaro che ci sono i chiaroscuri rispetto a queste dimensioni, perché ho trovato anche delle forme, ho dovuto anche, come dire, mi sono confrontata anche con le forme di resistenza che in qualche modo questi processi hanno avuto dal punto di vista del territorio, quindi di fronte ad un'amministrazione che in qualche modo poneva delle questioni, proponeva delle nuove metodologie, tutto il tema dei percorsi partecipativi che entravano messi a sistema come metodologie di intervento sulla realtà sociale. Erano metodologie per l'appunto innovative che rispetto alle quali ti rendevi conto che eri a mezzo tra delle istanze politiche che erano anche contrapposte in alcuni momenti specifici, le istanze dei cittadini da una parte, le richieste della pubblica amministrazione dall'altra, il conflitto che a volte veniva generato. Ricordi nello specifico, questo ancora prima, un percorso che avevo seguito che riguardava il finanziamento alle scuole, agli asili, insomma nel sistema 06 e quindi alle scuole paritarie. Ricordo quel percorso come un percorso particolarmente effervescente perché al tempo SEL contrastava questo tipo di, diciamo così, di posizionamento che il comune in quel momento stava prendendo, e ricordo perfettamente queste assemblee molto vive, molto portatrici di distanze molto differenziate, ma che al contempo rendevano evidente quanto ci fosse un grande desiderio di partecipazione. Quindi io ho vissuto un bellissimo momento di questa città, no? Poi col Covid poi ho abbandonato ho abbandonato anche nel senso che ho avuto anche altre, diciamo così, ho intrapreso altri tipi di studio e ho lasciato che anche le persone che hanno lavorato con me con gli anni prendessero il mio posto, perché io credo moltissimo nella possibilità e nella capacità che tu puoi dare alle generazioni più giovani. Quindi io non vedo sempre con forte resistenza chi in qualche modo non crede nella possibilità di poter far crescere delle allieve che a suo tempo possono diventare più bravi del proprio maestro, quindi o delle proprie maestre, che però ha un tono completamente diverso come definizione, per cui in realtà quello che mi è servita questa esperienza di collaborazione con le istituzioni è stato anche molto quello di far crescere una nuova generazione di ricercatori e ricercatrici che oggi sono poi attive nel territorio. Allora, tieni conto che io credo, allora, c'è un autore in particolare che descrive molto bene che cos'è la cultura e che cosa serve la cultura. È un sociologo tedesco che si chiama Reckwies, che parla di società delle singolarità. Questo autore parla del capitalismo culturale, e il capitalismo culturale è un concetto che mette chiaramente in luce il fatto che in realtà la cultura oggi è ancora un grande strumento di riproduzione delle diseguaglianze. Certo lo fa in maniera diversa rispetto al passato, certo lo stesso concetto di classe trova per tutta una questione di diverse risorse
che in qualche modo la definiscono, e quindi una definizione molto più complessa rispetto a che non nel passato, che era semplicemente, trovava probabilmente solo esclusiva la dimensione di tipo economica, e quindi oggi la cultura continua a essere un grande strumento di riproduzione, lo è nelle scuole, lo è nel mondo dell'università. L'università è ancora un luogo dove pervengono solo le classi, permettimi il termine, più agiate o più acculturate, quindi i figli delle classi più agiate e più acculturate. Lo dimostrano le statistiche, che abbiamo un investimento sul capitale umano ancora molto basso, percentuali di laureati e laureate che sono ancora molto bassi rispetto al resto d'Europa, e quindi in qualche modo la cultura non è un luogo aperto, non lo è neanche il sistema culturale, che continua a essere appannaggio attraverso i suoi linguaggi, come i linguaggi della cultura, come può essere l'arte, il patrimonio culturale, eccetera, è ancora appannaggio di una classe, di una nicchia di persone che in qualche modo hanno delle capacitazioni di tipo culturale che consentono loro di poter accedere a queste forme. Anche chi fa percorsi come quelli che seguo io all'interno del mio dipartimento, i corsi di laurea in DAMS, eccetera, sono ancora, come dire, ragazzi e ragazze che sanno già perfettamente che faranno molta più fatica a trovare un lavoro all'interno del mondo della cultura, e sanno perfettamente che le loro soddisfazioni sono rimandate a un tempo molto più lungo rispetto a chi fa dei percorsi diversi, come può essere un corso di laurea in economia o in ingegneria o in medicina. Questo pur tuttavia è una bella sfida, perché invece io ritengo, e molto del lavoro che ho svolto in questi anni è stato proprio a differenza nel lavorare sulla una diversa definizione del concetto di cultura e sulla necessità di trovare dei dispositivi che potessero in qualche modo allargare il tema della partecipazione culturale, come per esempio i percorsi di accessibilità, che io ritengo siano la madre della o la madre di tutte quelle politiche che in qualche modo hanno a che vedere con l'apertura del sistema culturale alla popolazione. È indubbio, no, che, come dire, il sistema culturale, gli operatori culturali, gli artisti siano, come dire, replichino modelli di produzione e consumo culturale che in qualche modo sono appannaggio di coloro che hanno più capacitazioni. La vera sfida è che questo non permanga più a queste forme di nicchia, ma bensì si lavori su delle politiche culturali che vedono l'accesso alla cultura come una priorità. Sto seguendo tutto il percorso del PNRR, ovvero sia sto seguendo una ricerca per conto del Ministero della Cultura e della Scuola del Patrimonio e della Fondazione Scuola del Patrimonio, che ha proprio come centralità la relazione tra PNRR e l'accessibilità, e io credo che quello sia uno degli elementi fondamentali, anche perché l'accessibilità non è solo esclusivamente l'accessibilità di tipo economica. Diciamo, ciò che non ti permette di accedere alla cultura non sono quei 5, 6, 7 euro per entrare dentro un teatro o dentro un museo. Sono il viversi come potenzialmente spettatori di uno spettacolo o visitatori di un museo. È proprio su questa dimensione, cioè sul vivere e dare le chance potenziali alle persone di essere fruitori di cultura, che è necessario lavorare. L'ultimo progetto che ho concluso a gennaio di quest'anno è stato un progetto durato 2 anni, 2 anni e mezzo, perché è stato procrastinato di altri 6 mesi, che era un progetto finanziato dal Ministero dell'Università e riguardava il tema del welfare culturale, tema che è un tema molto ambiguo, perché mettere assieme due parole, welfare e cultura, non viene automatica, diciamo così, non è automatica la comprensione di ciò che significa. Welfare implica la dimensione del sociale, la cultura, tutti altri linguaggi e percorsi. Quindi è stata una grande sfida, sì, è stata una grande sfida cercare di capire quali erano le buone pratiche sul territorio, quali erano le resistenze che in qualche modo il mondo della cultura
poneva rispetto a questo tema. Questo è stato centrale in tutta la nostra ricerca. Ci siamo chiesti, a differenza di altri enti, istituzioni, associazioni che lavorano sul tema, ci siamo chiesti quale fosse il ruolo degli artisti e quelli degli operatori culturali, che spesso su questi percorsi vengono dati per scontati e spesso si ritiene che il welfare culturale sia una nuova forma di welfare che tutto sommato è anche abbastanza accattivante perché tiene dentro di sé una parola di grande fascino come quello della cultura. Quindi è stato interessante andare a smontare quella scontatezza e cercare di capire qual era il punto di vista, se vuoi, dell'innovazione, cioè in che modo, in che termini gli operatori o gli artisti vivessero questo loro posizionamento. Le resistenze sono pervenute soprattutto da parte loro, li abbiamo ingaggiati, abbiamo chiesto di partecipare, le critiche sono state molto forti, sono stati loro che hanno criticato il modello, hanno rivendicato un loro ruolo, hanno rivendicato il ruolo della cultura per la cultura, l'investimento per la cultura, hanno ribadito il loro ruolo all'interno di queste processualità per la costruzione di policy, ma nel riconoscimento di una loro specifica funzione, non una vicarizzazione, non una medicalizzazione, non una strumentalizzazione della cultura. Quello secondo me è stato la grande innovazione che ho prodotto anche in termini di riflessione politica. Sto lavorando con la regione Emilia-Romagna, sto lavorando con la regione Puglia, cioè con le conferenze Stato-Regioni, al fine proprio di costruire un modello che si definisca ecosistemico, cioè di vedere come queste processualità non siano solo delle buone pratiche, ma dei veri e propri policy che in qualche modo seguono degli ecosistemi su cui bisogna investire. Sono ecosistemi fragili, la cultura è una risorsa fragile, ma sono degli ecosistemi che possono aiutare per costruire delle nuove immaginari. Io sostengo sempre che, e questo è un po' un paradosso, che di welfare culturale bisogna parlare non solo in un'ottica riparativa, non serve solo perché per sanare, certo bisogna sanare le diseguaglianze, certo bisogna aprire, diciamo così, a coloro che hanno più difficoltà, ma secondo me di welfare culturale abbiamo bisogno paradossalmente tutti, perché è ciò che mette in moto l'espressione del sé, ma mette in moto anche le potenzialità che ciascuno di noi ha e le possibilità di poter vedere un possibile altrimenti. Quindi da questo punto di vista è una bellissima sfida. Il fatto di essere stata donna mi ha aiutato? Mi verrebbe da dirti che certamente essere donna mi aiuta nella mia capacità d'ascolto e di empatia. Questo mi aiuta tanto, cioè io ho una caratteristica che è una caratteristica o una, come dire, una competenza, chiamiamola con le sue parole. Ho una competenza che è quella definita di tipo trasversali, che è la mia competenza di riuscire ad ascoltare, di essere empatica e di, come dire, dimostrarmi sempre disponibile alla relazione. Questa credo che sia stata la mia grande forza. Attenzione che però può essere anche un grande limite e talvolta lo è stato un grande limite, perché talvolta non sono stata presa sul serio, proprio per questa mia capacità. L'autorevolezza che in qualche modo esprimo per il ruolo che ho, a volte viene, proprio per questo mio modo di pormi, viene, come dire, non del tutto riconosciuta. Talvolta un maschio, credo, questo lo dico con molta sincerità, ho un approccio diverso all'essere, allo svolgere il mio ruolo, sembra quasi in qualche modo avere come riconoscimento una maggiore autorevolezza. Questo io l'ho percepito. C'è un altro tema secondo me molto importante, e questo mi piacerebbe che uscisse soprattutto per le nuove generazioni, che spero e mi auguro siano diverse da noi. Sto parlando della mia generazione, non sto dicendo che siamo tutte così e tutte le donne sono così, parlo della mia generazione. Le donne della mia generazione, che in questo momento ovviamente sono le donne che hanno dei ruoli apicali, perché avendo io 60 anni è chiaro che delle donne che in qualche modo ce l'hanno fatta hanno questa età qua, poi ci sono anche donne anche molto più giovani di me, fortunatamente. Purtroppo non sviluppano quella forma di solidarietà tra donne
che invece gli uomini riescono molto bene. E questo quindi io vedo sempre comunque che tra donne c'è tantissima competizione. Tanta, tanta, tanta. Le donne sono molto competitive, molto più competitive degli uomini, soprattutto se hanno dei ruoli apicali, non solidarizzano tra di loro. Credo che noi stiamo assistendo in questo momento storico a una sorta di involuzione di tipo culturale. I dati ci dicono che la generazione Z è quasi più conservatrice della generazione boomer e questo è abbastanza incredibile. Abbiamo lavorato per esempio sulla cyberviolenza. Ho ascoltato colleghe che parlavano su questo tema, o più che cyberviolenza, come giustamente loro hanno sottolineato, la violenza esercitata attraverso la tecnologia. E ci si è resi conto di quanto questo gender gap sia ancora molto evidente, come addirittura le nuove generazioni riproducono questa differenza tra generi, quanto sia dato per scontato, che questo io credo che sia un tema molto importante. Poi potrei parlarti anche di tutto il tema del diverso, della diversità, dello straniero, che in qualche modo anche lì richiama in campo tutto il tema dell'hate speech o del non politicamente corretto che comunque pervade i nostri linguaggi in questo momento storico. Comunque di fronte a questo, diciamo così, gap tra generi, sono rimasta abbastanza colpita perché io pensavo che le nuove generazioni fossero il frutto di una socializzazione ad una nuova dimensione più legata alla parità di genere. E invece ci stiamo rendendo conto che ci sono delle buone pratiche, come giustamente dicevi tu, scusami, non delle buone pratiche, delle pratiche che ci mettono in luce un'involuzione. Non rendersi conto che guardare il telefono della propria compagna è una violenza, che controllare attraverso un'app i movimenti della propria ragazza è una violenza. Il linguaggio oggi delle nuove generazioni è un linguaggio ancora estremamente sessista. Allora noi dobbiamo fortemente interrogarci come istituzioni, io parlo ovviamente dal punto di vista universitario, su quanto noi facciamo rispetto a questo. Quindi le buone pratiche che possiamo mettere in campo sono delle pratiche di tipo educativo, vuol dire prendere veramente a cuore quello che è la nostra terza missione. La nostra terza missione noi la possiamo esercitare, che sarebbe quella della valorizzazione delle conoscenze. Allora, come la possiamo valorizzare? Attraverso la ricerca, quindi mettendoci a disposizione delle istituzioni, come è il mio lavoro da ormai 15 anni, per far sì che le competenze che in qualche modo io esprimo siano a servizio della comunità in cui vivo. Bene, questo poi rende anche la mia ricerca più ricca, no? Nel senso che ovviamente poi io prendo e apprendo, perché è un percorso di costante apprendimento il mio. Dall'altra parte potrei anche metterlo però a disposizione della didattica, prendere parte, cioè in qualche modo prendere parte significa per me avere il coraggio di fare alcuni tipi di dichiarazioni e di lavorare sull'educazione delle nuove generazioni. È una cosa che i colleghi del passato non avrebbero mai fatto, nel senso in cui lo sto esprimendo adesso, ma oggi mi sembra molto necessario. Mi sembra molto necessario perché il linguaggio comune esprime un odio, una semplificazione. Questi discorsi d'odio, queste parole d'odio, questa semplificazione di una narrazione, se vuoi, sempre più basiche, che riducono la complessità della nostra esistenza rispetto ad una realtà che in realtà è costantemente in evoluzione. Ieri quando sono andata a votare, questa cosa mi ha veramente molto colpito, ero a votare in una scuola del mio quartiere. I nomi dei bambini che erano applicati sopra lì a fianco delle porte, che erano i luoghi in cui i bambini attaccano le loro giacche la mattina, erano impressionanti. A parte che c'erano solamente 20 bambini e non 30 come eravamo abituati, ma poi di questi 10 erano stranieri. E allora noi
siamo di fronte a un mondo che sta cambiando, ma sta cambiando tantissimo. Una generazione, sono proprio tutti più piccoli, che ancora noi non sappiamo quali configurazioni avranno perché c'è una celerità mostruosa e una complessità tale, rispetto alle quali ci dobbiamo attrezzare e far attrezzare la generazione Z che stiamo formando per questa complessità che verrà. Le nuove generazioni sono poche, sono giovani, ma sono le risorse per il futuro e fino a quando noi non capiremo cosa significa investire su di loro in maniera proattiva, non andremo da nessuna parte. Questo implica cambiare il nostro modo di stare dentro le cose, ma soprattutto per me, questo per me è una cosa molto importante, formare le nuove generazioni di studiosi, le nuove generazioni di ricercatori. Io credo molto nella trasmissione peer-to-peer, cioè io credo molto nel fatto che io posso formare delle nuove generazioni di ricercatori che poi a loro volta potranno formare delle nuove generazioni di ricercatori che a loro volta dovranno lavorare attivamente all'interno dei loro contesti. Non esiste più la professione, almeno nel mio campo, del professore che sta in cattedra, fa la sua lezione, chiude il suo libro e se ne va. No, non esiste più, quella professione è morta e oggi siamo di fronte a delle fortissime influenze che ci portano ad essere dei lettori del quotidiano, del contemporaneo e dei trasformatori del contemporaneo. Non sono tutti d'accordo con me, questa è la mia personale posizione, c'è tutta una parte della sociologia che in qualche modo rispetto alla quale si chiama sociologia pubblica, non a caso, o sociologia di posizione, a cui io mi ispiro. Siamo tanti, ma non siamo tutti così, quindi questo però è un modo in cui io cerco di stare dentro il mio contesto e lo faccio a partire dalle mie sensibilità. Questa, se non fossi quella ragazza che è venuta dalla provincia di Modena e che già allora aveva avuto modo di entrare in contatto con la dimensione delle diseguaglianze, forse non sarei così come sono ora. Io vivo dentro un mondo che è quello dell'università, che è un mondo ancora molto ostico, soprattutto per le donne. Ai ruoli apicali a cui sono arrivata, cioè nel ruolo di professore ordinario per l'appunto, arriva il 30% mediamente delle donne. Allora, se ti devo dire qual è stata un punto di caduta, io ti dico che la mia vita è stato un succedersi di cadute e rialzi, cioè nel senso che la mia vita professionale ha avuto costantemente momenti in cui ho trovato contesti e situazioni su cui pensavo di poter fare affidamento che in qualche modo mi hanno girato le spalle. E poi proprio questo ho compreso a quel punto che non potevo farmi abbattere, ma che dovevo andare avanti e continuare in qualche modo a portare avanti i miei obiettivi. Certo, allora, tieni conto che è stato sempre così, io ho sperimentato anche che cosa significa il tetto di cristallo, so cosa significa per una donna arrivare diciamo appunto, a porsi l'obiettivo veramente molto ambizioso e di sbattere la testa perché in qualche modo sente delle resistenze da parte di un mondo maschile che in qualche modo non è d'accordo rispetto a questo. Ho dovuto anche cambiare dipartimento e forse quello è il punto focale diciamo così, del momento in cui ho capito che avevo delle enormi chance ancora da mettere sul piatto. A 50 anni, dopo 30 anni che ero stata dentro un dipartimento, per dei motivi legati alla legge Gelmini, mi è stato chiesto di lasciare tutto il mio dipartimento, tutto il mio lavoro e di andare da un'altra parte. E io sono lasciato tutto quello che avevo fatto fino a quel momento, allievi, insegnamenti, un centro di ricerca, eccetera, e me ne sono andata. Me ne sono andata perché c'era una legge che stabiliva che io non potevo stare nello stesso dipartimento in cui avevo un marito, in un ruolo
Tra l'altro interessante perché ero io che avevo un ruolo più alto del suo, quindi non potevo più stare lì, perché questa cosa creiamo un conflitto di interesse, la famosa legge del conflitto di interesse, che poi è stata dichiarata anticostituzionale, perché il fatto che due persone vivano, insomma, siano sposate e lavorano insieme, di per sé è anticostituzionale, perché non è mio figlio, insomma è mio marito. Bene. Questa cosa ha fatto sì che io in qualche modo dovessi trovare un altro tipo, un altro dipartimento, altri colleghi, altre persone con cui confrontarmi. Per me fu un momento dolorosissimo, 2017, è stato un anno dove vedo me stessa, in cui mi dicevo tra me e me, vabbè, vado a finire dentro lo stanzino delle scope, mi chiuderanno là dentro e buonanotte ed è finita, finisce così la mia carriera. E invece è stato il momento in cui, a parte il fatto che ho incontrato dei meravigliosi colleghi con i quali lo scambio è stato veramente virtuoso, che mi hanno fatto vedere delle prospettive veramente diverse, mi hanno soprattutto messo nella condizione di dover cambiare quello che avevo fatto fino a quel momento e quello che io avevo pensato fino a quel momento. Cioè, io ho colto quell'occasione che sembrava paradossalmente la mia fine, in realtà come un nuovo inizio. Le persone mi si sono avvicinate, mi hanno accolto, qualcuno ha fatto resistenza ovviamente, ma quello è normale, un ambiente nuovo succede sempre, per lo più mi hanno accolto e insieme a loro ho ricostruito questo percorso che devo dire è stato veramente molto virtuoso. Mio marito scherza sempre dicendo che in realtà lui mi ha dato delle grandi possibilità, non me le ha tarpate, anche se io me ne sono dovuta andare proprio per agevolare lui. Quindi sì, quello è stato il momento, secondo me, di grande, in cui le mie risorse sono uscite tutte e sono riuscita, come dire, a rinascere. Io poi mi sento sempre una persona che non ha mai finito di dare e di dimostrare a se stessa cosa può ancora fare, nonostante che abbia 60 anni, ma credo ancora di poter fare delle cose nel futuro. Speriamo. Il rapporto tra un professore ad un allievo, una professoressa ad un'allieva, è sempre lo definirei una sorta di innamoramento, cioè non è che io cerco sempre di dissuadere tutti da fare il percorso universitario, perché è talmente difficile che se non ami veramente quello che fai non riesci ad arrivare. Cioè, ripensando al passato, io ho conosciuto tantissime persone con le quali ho iniziato un percorso e che alla fine non sono riuscita ad arrivare. Questo perché non per colpa mia, ma almeno spero che non sia stata colpa mia, ma perché veramente il percorso è molto difficile, perché questo è un percorso di precarietà. Cioè l'università, per quanto possa apparire tutto splendente dall'esterno, in realtà è fatto di una precarietà molto lunga e che ti porta ad una stabilizzazione molto tardi, quindi devi essere disponibile ad avere delle risorse, no? O avere anche delle possibilità, o non solo delle risorse tue personali, ma anche non solo economiche, ma proprio emotive, perché è un percorso che ti pone delle sfide costanti. Quindi quello che io condivido con i miei allievi, ma anche quello che faccio con i miei studenti, quindi spesso poi i miei studenti in qualche modo cercano di seguirmi su questo percorso, io tendo di dissuaderli, poi quando proprio vedo che non si dissuaggono, se si dice così, allora in qualche modo provo insomma in qualche modo ad avviarli. È che noi non lavoriamo per noi stessi. Noi non stiamo facendo un percorso di carriera universitaria perché dobbiamo affermare la nostra reputazione e diventare in questo modo delle persone importanti. Noi lavoriamo per la costruzione di un bene comune. So che può sembrare retorica, so che possono sembrare delle parole dette così, come dire, per riempirsi la bocca, ma la realtà dei fatti e l'esperienza che io vivo
nelle mie relazioni costanti coi territori, coi miei stakeholder, chiamiamolo così, i miei portatori di interesse, mi motivano e sono l'unica vera motivazione che io ho per andare avanti. Se no, arrivati a questo punto della mia vita, farei come tanti, insomma, spezzerei la penna, mi metterei in tranquillità ad aspettare i prossimi 10 anni per andare in pensione. Sì, un po' lunga, però farei così. Invece la realtà dei fatti è che quello su cui cerco di lavorare è sul bene comune. Il bene comune che cos'è? È la coesione sociale. È la capacità di poter dare un contributo ad una società più giusta, a una società più uguale, che tende più a dimensione di uguaglianza che non di diseguaglianza. Lo so, lavoro sull'utopia, ma se non lavorassi più sull'utopia tarperei quel sogno, che era il sogno di quella ragazza che veniva dalla provincia di Modena, che era piena di sogni e che quando arrivava a Bologna pensava di essere andata in America. Erano 50 chilometri, ma era come andare in America per come era la differenza rispetto a dove vivevo. E quindi io dentro di me porto ancora quella ragazza.